Bentornati a tutti su BMake Electronics, io sono Marco e oggi iniziamo una nuova serie dedicata alla programmazione di Arduino. Ma attenzione, non sarà il solito corso dove copiamo il codice senza capire nulla di quello che scriviamo. In questa nuova serie voglio farvi capire come nasce un programma. Partiremo dalle cose più semplici e aggiungeremo una riga alla volta per rendere il programma più completo e per capire meglio come funziona. Ok, partiamo. Dovete già aver installato l'IDE di Arduino sul computer. Io non vi faccio vedere il procedimento, basta collegarvi o andate su Google e scrivete IDE Arduino e scaricate l'IDE di Arduino e naturalmente un Arduino per fare delle prove. Vado a collegare il mio Arduino al computer tramite la porta USB, quindi troviamo una breadboard e il nostro Arduino 1. Apriamo Arduino IDE, questa è la schermata che troviamo. Per prima cosa dobbiamo selezionare il nostro Arduino che abbiamo collegato. Facciamo scegli, io ho collegato Arduino 1, quindi scrivo Arduino 1, eccolo qua, e mi dà la porta COM21. Seleziono quindi Arduino 1 e la COM seriale COM21 e faccio OK. Vedete che è diventato un nero in grassetto con la scritta Arduino 1. Adesso tutto quello che scriveremo potremo trasferirlo sul nostro Arduino. Qui troviamo il setup e il loop. Il setup è la parte che Arduino esegue una sola volta quando si accende e il loop invece è la parte che Arduino ripete continuamente. Tutto quello che noi scriviamo dentro queste parentesi graffe viene ripetuto all'infinito dal nostro Arduino. Per adesso il programma è vuoto e Arduino non farà nulla. Adesso aggiungiamo la nostra prima vera istruzione, cioè il pin mode. Nel setup scriviamo pin mode 13 output. Con questo comando diciamo ad Arduino come deve comportarsi con il pin 13. Nel nostro caso sta dicendo che il pin 13 output è un'uscita. Infatti abbiamo scritto output. Perché uscita? Perché vogliamo controllare qualcosa verso l'esterno, per esempio un LED. Per adesso non accende nulla, ma abbiamo già iniziato a programmare Arduino davvero. Adesso che abbiamo il pin 13 come un'uscita, possiamo comandarlo. Come dobbiamo fare? Andiamo nel loop e scriviamo digital write 13 i, che tradotto dice metti il pin 13 acceso. High vuol dire alto, quindi livello alto, quindi il LED si accende. Proviamo a caricare il programma. Per prima cosa facciamo verifica, ci compila lo sketch, se casomai trova degli errori, nessun errore, compilazione completata, e con questa freccia facciamo carica. Carichiamo sul nostro Arduino. Compilazione completata. Una volta caricato il programma, mettiamo il tester in modalità tensione DC, portiamo il pin 13 sulla breadboard, così possiamo misurarlo con il tester, e portiamo il GND sul breadboard, così. Mettiamolo
a questo ramo negativo, ok, andiamo il tester, mettiamo il puntale nero sulla parte negativa e il puntale rosso sul pin 13. Difatti troviamo 5 volt. Torniamo sul video di Arduino e abbassiamo a 0 il pin 13. Basta scrivere low. Facciamo verifica, sta compilando lo sketch, ok, e carica. Mandiamo su Arduino. Da 5 volt sul tester magicamente è tornato a 0. Riscriviamo high, che vuol dire alto, senza che facciamo verifica, mandiamo direttamente su Arduino, dovremo vedere 5 volt, infatti, e in più troviamo anche il LED interno acceso che corrisponde al pin 13 sul nostro Arduino. Visto che adesso abbiamo 5 volt sulla breadboard, perché il pin 13 è alto, aggiungiamo un diodo LED, così possiamo vedere il LED acceso. Per fare questo abbiamo bisogno di una resistenza. Io ho questo da 1 K, lo vado a mettere all'uscita del pin 13, l'altra parte della resistenza lo colleghiamo a un punto sulla breadboard, prendiamo il nostro diodo LED, troviamo l'anodo e il catodo. L'anodo è il pin più lungo che va sul positivo e il catodo sul negativo. Andiamo a mettere l'anodo sulla resistenza e il catodo sul negativo. Aspettate che sposto il LED così il filo così si vede meglio. Troviamo il LED acceso perché troviamo una tensione di 5 volt sul nostro Arduino, sul pin 13. Se adesso mettiamo low, il LED si spegne. Proviamo, scriviamo low, mandiamo, il LED si dovrebbe spegnere perché l'uscita 13 va a 0 e difatti si è spento. Torniamo sul video di Arduino e introduciamo il comando delay. Sempre nel loop andiamo a scrivere dopo digital write delay 1000. 1000 corrisponde a un secondo, quindi nel ciclo loop il LED si accende perché il pin 13 qua è spento, mettiamo che si accende e aspetta un secondo, quindi il LED rimane acceso anche se ho messo un ritardo, cioè un ritardo di aspettare un secondo. Possiamo scrivere, facciamo copia e incolla e qua gli diciamo di spegnersi, quindi zoom così si vede meglio. Nel loop quindi abbiamo digital write 13 acceso, aspetta un secondo, dopo un secondo riscrive sul pin 13 low, quindi si spegne. Se lasciamo così troviamo che si accende il LED, dopo un secondo si spegne perché trova comando no, ma si riaccende subito. E allora inseriamo anche dopo che si spegne, facciamo copia, incolla, un'attesa di un secondo. Quindi adesso se rileggiamo il codice troviamo il pin 13
che si accende, quindi va a 5 volt, si accende il LED, aspetta un secondo, il pin 13 si spegne, quindi va a 0 volt e aspetta un secondo e nel loop, quindi il ciclo si ripete, quindi troviamo un lampeggio di un secondo. Andiamo a vedere, facciamo per prima cosa verifica se ci sono errori. Ok, nessun errore, e mandiamo sul nostro Arduino. Dovremmo trovare un lampeggio di un secondo. Troviamo il LED che lampeggia ogni secondo, un secondo acceso e un secondo spento. Anche il LED interno che è collegato al pin 13. Adesso il LED lampeggia con un tempo fisso, resta acceso un secondo e spento un secondo. Ma se io volessi farlo lampeggiare più velocemente, per esempio, posso cambiare il numero dentro il delay. Andiamo a vedere come fare. Andiamo a cambiare il delay. Al posto di 1000 scriviamo 200 e 200. Mandiamo su Arduino e vediamo se la velocità di lampeggio aumenta. Vedete? Il LED lampeggia più velocemente. Però se vogliamo cambiare il numero delay ogni volta, dobbiamo scrivere qua il numero. Possiamo mettere una variabile, lo andiamo a inserire sopra al setup, la chiamiamo tempo e gli diamo il valore 200. Qua al posto di 200 scriviamo tempo e anche qua tempo. Adesso se io 200 metto 300, il delay, questi due campi, avrà come valore 300. Mando sulla scheda e andiamo a vedere se il lampeggio è a 300. Troviamo il lampeggio a 300 sul nostro diodo LED. Possiamo inserire anche un'altra variabile, scriviamo tempo e la chiamiamo tempo 2, quindi tempo sarà uguale a 300, tempo 2 sarà uguale a 200, quindi cambiando qui cambiamo anche dove è riportato il testo, quindi il nome della variabile, sia tempo che tempo 2. Vediamo un po', facciamo verifica. E andiamo sulla scheda. Vediamo se il lampeggio da un secondo acceso, 200 millisecondi spento. Funziona perfettamente. Questa è una delle prime regole della programmazione. Quando un valore viene usato più volte, conviene salvarlo in una variabile. Io ho chiamato tempo e tempo 2 di tipo intero. Così il programma diventa più ordinato, più leggibile e più facile da modificare. Aggiungiamo un pulsante al nostro Arduino. Andiamo a inserire sulla breadboard. Faccio vedere che ha 4 pin. Mettiamo 2 da una parte e 2 dall'altra. Noi utilizzeremo questi due. Un pin andremo a portare sul pin 2 di Arduino, l'altro pin sul negativo.
Normalmente con un pulsante servirebbe una resistenza esterna, perché quando il pulsante è aperto, il pin Arduino resterebbe nel vuoto e un pin lasciato nel vuoto può leggere valori casuali instabili. Con input pull-up invece Arduino attiva una resistenza interna. Questa resistenza tiene il pin normalmente a livello alto, cioè high. Quando premiamo il pulsante colleghiamo direttamente il pin 2 al GND, quindi al negativo. Quindi il livello diventa low. Ecco perché con un input pull-up il pulsante funziona al contrario. Non premuto troviamo alt. Se premiamo troviamo il valore low. Torniamo nel codice e andiamo a inserire il pulsante. Per fare questo andiamo a salire nel setup e scriviamo pin mode 2 dove abbiamo collegato il pulsante e scriviamo in maiuscolo input pull up. Andiamo nel loop, cancelliamo le righe di codice di prima e andiamo a inserire una variabile sempre di tipo int chiamato stato pulsante che legge digital read l'ingresso che abbiamo detto che è un ingresso input di Arduino sul pin 2 dove abbiamo collegato il pulsante. Dopo andiamo a inserire un nuovo simbolo chiamato if che corrisponde in italiano a se. Quindi se il stato pulsante legge questa variabile è uguale, quindi 2 uguale, quindi uguale a low basso, dentro le parentesi graffe possiamo inserire che cosa deve fare. Scriviamo digital write, il pin 13 che è collegato al LED deve andare alto per tot tempo che abbiamo impostato. Mettiamo bene qui e poi scriviamo digital write 13 low con il tempo 2. Quindi zoom nel loop che si ripete continuamente troviamo questa variabile stato pulsante che va a leggere tramite il digital read l'ingresso 2 perché abbiamo detto che è un ingresso collegato con questo comando input pull up con la resistenza interna. Legge se stato pulsante è uguale a low, quindi basso, digital write 13 il LED si accende per tot tempo. Poi il pin 13 si spegne per tot tempo. Proviamo a fare verifica, riduco, così si vede meglio. Ok, combinazione completata, mandiamo su Arduino, nessun errore e vediamo se funziona. Troviamo il LED spento, proviamo a premere il pulsante e troviamo 1 secondo e 200 millisecondi spento. Se lasciamo si spegne. Nel loop resta in attesa appena trova il pulsante premuto, vediamo che il LED lampeggia. Aggiungiamo al codice dopo l'if else che sarebbe altrimenti. Dentro else tra parentesi graffe, aspettate che abbasso, zoom così si vede meglio, scriviamo
copiamo questa riga, facciamo copia e incolla. In poche parole, se premiamo il pulsante il LED lampeggia, se lasciamo il LED rimane low, spento, perché else vuol dire altrimenti. Ok, mandiamolo. Andiamo a premere il pulsante, lampeggia, lasciamo, non lampeggia più. Non cambia nulla rispetto a prima, perché pure prima, lasciando il pulsante, rimane spento, ma abbiamo capito la logica. Torniamo al codice. Vi faccio vedere che a posto di low, se mettiamo high, quindi alto, troveremo che il LED è sempre acceso, perché dice altrimenti accendi, e quando premiamo il pulsante lampeggia. Andiamo a vedere. Infatti il LED è acceso, se io premo il pulsante lampeggia. Lascio, LED acceso, premo, lampeggia. Torniamo al codice e cambiamo la velocità, lo stato della velocità del lampeggio del LED. Allora, nella variabile sopra tempo scriviamo tempo lento, quindi rinomino la variabile tempo lento di 1 secondo e qua metto veloce. Nell'if, quindi se il pulsante è premuto, mettiamo un tempo veloce, quindi anche qui, e qua cancelliamo else, riscriviamo tutto, facciamo copia, incolla e al posto di tempo veloce mettiamo tempo lento. Che fa? Il LED lampeggia lentamente, se premiamo il pulsante lampeggia più velocemente. Cambiamo due stati. Facciamo per prima cosa verifica che non ho commesso qualche errore. Ok, e mandiamo su Arduino. Troviamo il LED che lampeggia lentamente, premiamo il pulsante, lampeggia più velocemente. Funziona lentamente, premiamo, il LED lampeggia più veloce. Adesso facciamo sì che il programma, cioè il pulsante, ricorda la scelta. Se premiamo il pulsante, il LED lampeggia veloce e rimane veloce anche se lo lasciamo. Ripremiamo il pulsante, va lento. Allora, per fare questo aggiungiamo, aspettate che zoom, il bool booleano, che può essere falso o true, vero. Questa variabile salva la modalità del LED se false va lento, se è true va veloce. Mettiamo anche un'altra variabile vecchio stato pulsante con il valore high. Questa variabile ricorda lo stato precedente del pulsante. Prima di procedere, qua troviamo il pin il 13 e il 2, ma non sappiamo che cosa è. Allora inseriamo altre variabili, mettiamo pulsante
è uguale a 2. Quindi sappiamo che il 2 è il pulsante, e anche qui mettiamo LED uguale a 13. Quindi qua 13 cambiamo, scriviamo LED, e qua scriviamo pulsante. Lasciamo una riga così si vede meglio. Adesso andiamo nel loop. Alla prima riga facciamo alcuni cambiamenti, togliamo int e scriviamo bool, scusate, bool, e digital read non è più 2 ma è pulsante, quindi diventa o true o false perché abbiamo messo un valore booleano. Andiamo avanti. Dopo lo stato del pulsante aggiungiamo, aspettate che zoom un attimo così si vede meglio, un if dove cambia la modalità veloce in true in false. Aspettate che diminuisco così leggiamo tutto il codice da sopra a sotto. Allora, vecchio stato pulsante abbiamo dichiarato high, quindi alto, deve essere uguale a high, quindi questa condizione è vera, ma c'è un'altra condizione: lo stato del pulsante deve essere uguale a low. Questa volta, se non premuto, abbiamo alto, quindi sarà non è uguale. Per essere uguale dobbiamo premere il pulsante, quindi una volta premuto abbiamo qui lo stato pulsante è uguale a low, quindi le condizioni di tutti e due è vera, e l'if entra nella parentesi graffa e la modalità veloce con questo uguale e punto esclamativo cambia la modalità veloce. La modalità veloce sopra abbiamo messo false. Se questo if è vero diventa true, quindi si inverte. Adesso dobbiamo aggiornare lo stato del pulsante. Per fare questo scriviamo un'altra riga di codice e scriviamo vecchio stato pulsante è uguale a stato pulsante. Quindi se è premuto, vecchio stato pulsante diventa premuto, se non è premuto, vecchio stato pulsante non è premuto. Quindi aggiorniamo lo stato del pulsante. Andiamo ad aggiornare l'if ed else, cancelliamo stato pulsante e mettiamo modalità veloce, che deve essere uguale a true, vero. Se è vero, il LED si accende, ma non è più 13, ma è LED, quindi cambiamo il 13 con LED, anche qui con il tempo veloce, se questa condizione è vero. Quindi modalità veloce true è uguale a true, abbiamo modalità veloce e rimane così. Altrimenti cambiamo sempre qua il 13, mettiamo LED tutte e due, il tempo lento di un secondo, veloce di 200 millisecondi. Ok, questo è tutto il codice. Facciamo verifica, vediamo se c'è qualche errore. Sta compilando lo sketch. Ok, nessun errore, e mandiamo su Arduino e vediamo che succede. Troviamo il LED che lampeggia lentamente, premo il pulsante
lascio, rimane la modalità veloce, quindi sta funzionando. Se io ripremo il pulsante, lascio, trovo la modalità lenta, quindi invertiamo la scelta e Arduino memorizza lo stato del pulsante. Questo è lo stato veloce e questo è lo stato lento. Adesso il codice funziona, però ha un difetto. Il delay blocca Arduino. Se il LED sta aspettando un secondo, Arduino in quel momento non controlla bene il pulsante. Per risolverlo useremo Millis. Per spiegarvelo facciamo così, facciamo un nuovo sketch, se no qua diventa un po' più complicato. Zoom e andiamo subito a inserire la variabile LED che ho collegato al pin 13. Dopo andiamo a inserire un'altra variabile, questa volta stato LED di tipo booleano. Zoom così si vede meglio. Low quindi è spento, se high è acceso. Inseriamo una nuova variabile, questa volta è unsigned long, tempo precedente uguale a 0. Questa serve a ricordare l'ultima volta che il LED ha cambiato lo stato. La variabile unsigned long è semplicemente un tipo di variabile per numeri grandi positivi. Inseriamo ancora un'altra variabile, questa volta di tipo int, un intervallo uguale 1000, che sarebbe il tempo che deve passare prima per cambiare il LED, quindi decide ogni quanto deve cambiare. 1000 corrisponde a un secondo. Andiamo nel setup e impostiamo il pin mode LED come uscita, altrimenti il LED non si accende, e andiamo nel loop. Allora inseriamo per prima cosa un if e dentro le parentesi graph andiamo a inserire allora millis, che corrisponde al tempo di Arduino, meno tempo precedente che ho impostato a 0, maggiore o uguale a intervallo che è 1000. In poche parole, se millis per esempio è 1500, tempo precedente è 0, 1500 meno 0 abbiamo 1500. È maggiore o uguale a intervallo? Sì, perché è 1000 e quindi la condizione è vera e fa quello dentro le parentesi graffe. Per prima cosa inseriamo tempo precedente uguale a millis, così millis si aggiorna. Poi inseriamo stato LED uguale punto esclamativo stato LED. Questo inverte lo stato del LED, se è acceso diventa spento, se è spento diventa acceso. E infine mandiamo un digital write del LED, lo stato del LED o acceso o spento. Qua non abbiamo usato il delay ma millis. Facciamo verifica, non ho commesso errori, ok, e mandiamo su Arduino, andiamo a vedere se funziona. Infatti troviamo il lampeggio. Per variare il lampeggio basta scrivere il valore nell'intervallo. Quindi abbiamo visto che delay Arduino si ferma ad aspettare. Con Millis invece Arduino continua a lavorare mentre controlla il tempo.
Di solito, prima di realizzare il programma, quindi il codice, si fanno gli schemi a blocchi. Come potete vedere sulla sinistra c'è uno schema a blocco semplice. Troviamo inizio, poi preparo il pin 13 come uscita, accendo il LED, aspetto un secondo, spengo LED, aspetto un secondo e ripeto da capo. Questo è una logica scritta con schema blocchi che fa accendere e spegnere il appunto qua il LED, il codice corrispondente. Quindi dobbiamo preparare il pin 13 e scriviamo int LED uguale 13. Nel setup gli diciamo che è un'uscita LED output. Nel loop qua dice di accendere il LED, quindi scriviamo digital write LED high, quindi è acceso. Adesso ci dice di aspettare un secondo, quindi gli mettiamo un delay di un secondo. Poi spengo il LED, digital write LED low, il LED è spento, aspetto un secondo, delay 1000 e ricomincio perché è dentro il loop. Gli schemi a blocchi sono molto importanti nella programmazione perché ci aiutano a ragionare prima di scrivere il codice. Un programma complesso scritto direttamente può creare confusione. Con uno schema a blocchi invece dividiamo il problema in piccoli passi semplici. Prima scriviamo la logica, cosa deve fare il programma, in quale ordine, quale decisione deve prendere e poi trasformiamo ogni blocco in codice. Infatti molti programmatori esperti non iniziano subito dalla tastiera a scrivere codice, prima pensano alla logica del programma e solo dopo scrivono il codice vero e proprio. Facciamo un esempio di un semaforo. Allora, inizio, poi dobbiamo preparo i pin come uscita e lo racchiudo in un rettangolo. Poi mettiamo accendi verde, sempre in un rettangolo, poi aspetta 5 secondi, sempre racchiuso, poi aspettate che sposto, spegni, verde. Qui abbiamo fatto una prima logica, poi facciamo lo stesso con accendi giallo, aspetta, qua mettiamo 2 secondi e poi spegni giallo. Come vedete stiamo facendo la logica, lo schema a blocchi per un semaforo. Mettiamo l'ultima parte, il rosso, mettiamo accendi rosso, poi mettiamo aspetta 5 secondi e infine spegni rosso.
ripeti da capo. L'ultimo blocco lo facciamo ripartire fino, andiamo su, a accendi verde. Questo sta dentro il loop. Questo è tutto lo schema a blocchi. Fino adesso abbiamo visto il LED lampeggiare, quindi abbiamo osservato il risultato dall'esterno, ma con il monitor seriale in alto a destra possiamo richiamare il nostro monitor seriale, quindi in fondo possiamo vedere che cosa sta succedendo dentro il programma. Arduino può mandarci messaggi, valori, stati e tempi direttamente sul computer. In pratica è come se Arduino ci parlasse. Allora, per fare questo, per prima cosa, per adesso chiudiamo il serial monitor e nel setup andiamo ad inserire la comunicazione scrivendo serial begin 9006. Questo attiva la comunicazione con la porta 9006. Se vogliamo vedere il valore di millis, allora facciamo così, mettiamo uno spazio e scriviamo serial print tempo, due punti, spazio, facciamo copia, incolla e al posto di tempo scriviamo millis parentesi tonde. Questo, aspettate che separo, ci permette di visualizzare la scritta tempo sulla seriale più il valore di millis. Proviamo, compiliamo se ho commesso qualche errore, ok, e mandiamo su Arduino senza che vi faccio vedere il LED che lampeggia. Ok, allarghiamo la finestra, apriamo monitor seriale 9006, cancelliamo e vediamo il tempo 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16 in avanti. Come vediamo, la scritta è sempre in orizzontale. Basta aggiungere print ln, quindi su una nuova linea, e anche qui ln. Ok, ricompiliamo. Nessun errore. E mandiamo. Ok, compilazione completata. Apriamo il monitor seriale. Vediamo un po'. E difatti troviamo tempo. Ce lo scrive su una nuova linea ogni volta. Però io volevo tutto su una stessa linea. Allora, chiudiamo e togliamo il primo ln. Lasciamo solo millis su una nuova linea e mandiamo. Ok, riapriamo il codice seriale e il monitor seriale. Ecco qua, adesso sì, va meglio. Troviamo il tempo che scorre di 1000 alla volta, perché abbiamo un lampeggio di ogni 1000 millisecondi. Questa informazione non sappiamo che cosa sia, tempo 12.000 che cosa. Allora, richiudiamo il serial monitor
aggiungiamo un nuovo serial print, sempre con un ln, qua togliamo e digitiamo tra virgolette millisecondi meno, diciamo che è il led, punto e virgola. Ok, mandiamo e andiamo a vedere sul serial monitor. Apriamo, cancelliamo e difatti troviamo tempo 4000 millisecondi led. Abbiamo un'informazione più precisa di quello che sta succedendo. Se voglio anche sapere, allora richiudiamo il serial monitor, voglio sapere se il led è acceso o no, possiamo inserire dei print con la scritta acceso e spento. Allora, per fare questo mettiamo uno spazio, mettiamolo qua e facciamo un if. Ci mettiamo lo stato del stato led uguale, mettiamo, aspettate, height, qua è tutto maiuscolo, mettiamo parentesi graffe, quindi se lo stato del led è alto scriviamo serial print ln, ci scriviamo acceso, mettiamo punto e virgola, senza lo spazio possiamo mettere, altrimenti mettiamo sempre parentesi graffa e qua facciamo scrivere serial print, sempre tra virgolette, spento, mettiamo sempre su una nuova linea e il punto e virgola. Andiamo a vedere, ok, nessun errore, mandiamo su Arduino e apriamo il monitor seriale, puliamo, vediamo un po' se riesce a comunicare. Eccolo qua, tempo, troviamo il tempo e con la scritta del led se è acceso o spento. Riazzeriamo, tempo 29.000, il led millisecondi e il led acceso, a 30.000 millisecondi il led è spento. Per vedere meglio possiamo cambiare l'intervallo, mettiamo a 4000, quindi a 4 secondi, così il seriale, sul monitor seriale abbiamo la scritta che va più lentamente. Riapriamo il monitor seriale, vediamo se si vede, ecco qua, ogni 4 secondi abbiamo 8000 millisecondi il led spento, adesso è acceso e adesso è spento. Aggiungiamo un'altra riga, la mettiamo sopra, mettiamolo qui, serial print, ci mettiamo uno a capo e scriviamo avvio programma.
punto e virgola. Vi faccio vedere, non metto il punto e virgola. Se io adesso vado a compilare, arrivato alla linea 15, vediamo che mi dà errore e ci indica anche che ci vuole il punto e virgola. Mettiamolo, ricompiliamo e mandiamo su Arduino. Ok, è andata. Apriamo il monitor seriale. Vediamo se ci scrive avvio programma. Avvio programma. Zoom. Avvio programma e il tempo. Vi faccio come ho ingrandito, vediamo che è un bel po' bianco. A alcuni può dar fastidio. Si può optare per la schermata scura facendo file, preferenze, tema, colori. Possiamo impostarlo scuro. Facciamo ok. Se a qualcuno piace il tema scuro può metterlo benissimo. Io preferisco il chiaro, lascio il chiaro. Vi faccio vedere anche che sul monitor seriale possiamo anche scrivere. Allora torniamo all'avvio del programma, mettiamolo qui e andiamo a scrivere un serial print. Scrivi V veloce, L lento, quindi decidiamo con la scritta sul serial monitor se il lampeggio deve andare veloce o lento. Facciamo così, questa riga, facciamo taglia e andiamo a inserire qui, quindi avvio programma e scrivi V veloce L lento. Andiamo nel loop. Allora, per prima cosa togliamo questo commento e andiamo a inserire un if. Aspettate che zoom così si vede meglio. Chiudo il serial monitor, lascio uno spazio, ho inserito un if. Fra le parentesi tonte andiamo a inserire serial available parentesi tonte maggiore di 0, quindi se scriviamo ci sono 0 caratteri, scriviamo un carattere non è più 0, quindi è 1, lo riconosce. Fra le parentesi graffe andiamo a inserire una variabile comando che legge di tipo char, quindi un carattere, serial read, va a leggere sulla seriale, dove noi andremo a scrivere V ed L. Dopo mettiamo un altro if che dice se if comando è uguale a V abbiamo un intervallo di 200. All'inizio era 4000 ma adesso diventa 200, quindi modalità veloce. Mettiamo un altro if, ma questa volta togliamo V, mettiamo L, mettiamo 2000, quindi 2 secondi e scriviamo modalità lenta sullo schermo, quindi stamperà modalità veloce e modalità lenta. Riduco tutto il codice, ne abbiamo scritto un bel po', facciamo verifica. Ok, e mandiamo su Arduino.
apriamo il monitor seriale, aspettate che zoom così si vede meglio, cancello, premo il tasto reset su Arduino e difatti avvio programma. Abbiamo la modalità lenta, aspettate che vi faccio vedere. Ok, puliamo. Adesso troviamo la modalità lenta, troviamo spento, acceso, scriviamo V, diamo invio e vedete modalità veloce, scriviamo L, invio, torna modalità lenta e sul monitor seriale troviamo quello che succede. Certamente con il lento possiamo vedere meglio e stare a passo, però troviamo l'orario e tutto il necessario per seguire il processo di quello che sta succedendo sul nostro Arduino. Questo video è uscito abbastanza lungo, purtroppo per spiegare le cose ci vuole tempo. Per agevolarvi ho suddiviso il video in 10 parti, così potete ripassare una parte se non avete capito, basta cliccarci sopra. Un'altra cosa, se questo genere di contenuti vi piace, vi prego di scriverlo nei commenti così che io possa continuare a realizzarli. Non è facile, ci vuole molto tempo, ma se a voi piace, anche a me piace perché programmare è bello, scrivere dei codici, pensare, vedere funzionare il progetto è una qualcosa di diverte, piace, c'è sempre mia figlia non piace, ma a me, a me sì. Ok, lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate e ci vediamo alla prossima.